Ciao a tutti e benvenuti a Avremo di Calcio. Oggi inauguro la rubrica Racconti di Calcio, una narrazione di fatti del passato attuali che riguardano questo sport. Il primo episodio è dedicato a Fagioli. Si arricchisce di nuovi particolari il caso delle scommesse illegali nel calcio italiano. Come è noto, il calciatore della Juventus Fagioli sta collaborando con la giustizia ed ha iniziato il difficile percorso per guarire dalla ludopatia, un problema nato nell'estate del 2021. Il centrocampista era in ritiro con la nazionale, con l'Under 21, quando nota un altro dei protagonisti di questa vicenda, Sandro Tonali. Sandro Tonali sta armeggiando con lo smartphone. Cosa c'è di strano? Chi oggigiorno si separa dallo smartphone? È un dispositivo che consente di fare tante cose utili, divertenti, spensierate, ma anche pericolose. Pensiamo a quelle stupide challenge su TikTok, ma con lo smartphone ci puoi fare anche altro. Puoi scommettere, per esempio. Ce lo dicono le pubblicità durante le partite di calcio. Troviamo i nomi di questa o quell'altra piattaforma di gioco d'azzardo, perché di questo si tratta, stampati sulle divise delle squadre. Tutto legale, ovviamente. Siamo legalmente bombardati, sottoposti a quello stimolo. Scommetti, ma fallo in modo responsabile, ti dicono. Giusto per lavarsi la coscienza, ammesso che ne abbiano una. Il mondo del calcio, come quello delle scommesse, hanno una cosa in comune: i soldi. Tutto ruota intorno ai soldi. Ecco perché i ragazzi di 20 anni scelgono di andare a giocare nella Saudi Pro League, magari spinti da procuratori avidi a cui interessa soltanto mungere la mucca finché c'è latte. Questo per dire cosa? Primo, che come sempre nel calcio c'è una grande ipocrisia. Secondo, che si può essere colpevoli anche se per la legge non hai commesso reati. Ma torniamo a Fagioli e Tonali. Il calciatore racconta durante l'interrogatorio che nota il compagno di nazionale scommettere su alcuni eventi sportivi. Non lo rimprovera, non gli dice che quello che stava facendo era sbagliato. A dire il vero, Fagioli avrebbe dovuto denunciare Tonali, era suo obbligo. Denunciare o diventare complice con il silenzio. Forse no. Poteva fare di peggio ed è ciò che ha fatto. Tonali gli dice che potrebbe scommettere anche lui. I movimenti non sono tracciabili. Tonali dunque, stando al racconto del calciatore della Juventus, lo introduce al mondo delle scommesse illegali. Lui e Tonali non sono i soli a scommettere, lo fanno anche altri. Tonali fa registrare Fagioli su una piattaforma illegale di scommesse. La porta del baratro si è appena spalancata, è una caduta lenta ma inesorabile dove il fondo non si tocca mai. Fagioli sa che scommettere è illegale per un calciatore, a prescindere dalla piattaforma di gioco online. Lui però il problema non se lo pone. E di siti per il gioco d'azzardo Fagioli ne prova tanti e con tutti accumula debiti di gioco. Scommette sul tennis, prova i casino online, poi il calcio. È probabile che in famiglia qualcuno si renda conto del problema che Fagioli ha con il gioco d'azzardo. Sua mamma infatti gli controlla il conto in banca. Il calciatore però non può fare a meno di scommettere, così chiede i soldi in prestito ai compagni di squadra. Questo è lo step successivo del ludopatico, disposto a scommettere soldi che non ha. Fagioli ha chiesto denaro a Gatti e Dragusin, raccontando loro che doveva comprare dei Rolex. Non poteva certo dire ai compagni che i soldi gli servivano per scommettere. A quel punto avrebbero dovuto denunciarlo o diventarne complici, proprio come Fagioli aveva fatto con Tonali. Rolex Fagioli li comprava davvero per pagare gli libratori. Gente pericolosa che minacciava il calciatore di spezzargli le gambe se non avesse pagato i suoi debiti. Debiti che ammontano a quasi 3 milioni di euro. Fagioli è psicologicamente a pezzi. Tutto ciò probabilmente si ripercuote anche sul suo rendimento in campo. C'è una partita dove il ragazzo ha un crollo emotivo proprio in campo. Aprile 2023, si gioca Sassuolo Juventus. Fagioli commette alcuni errori. Allegri lo sostituisce. Il centrocampista si accomoda in panchina e si lascia andare a un pianto disperato. Piangeva per i debiti che gli avevano fatto perdere il sonno e vivere con la paura che se un giorno non fosse più riuscito a pagare i debiti, qualcuno gli avrebbe fatto del male. Molti si chiedono perché un calciatore di Serie A che gioca con una squadra importante come la Juventus o magari il Milan abbia bisogno di scommettere. Non è per denaro, quello non ti manca. La risposta la dà probabilmente Fagioli. Un calciatore avendo molto tempo libero per vincere la noia finisce con il provare l'ebbrezza delle scommesse. Con il passare del tempo diventa un'ossessione. Il video si conclude qui. Se vi è piaciuto dimostratelo con un like. Attendo i vostri commenti. Ciao e alla prossima volta.